Stai cercando il tutorial per realizzare una stola all'uncinetto facilissima, traforata e super morbida? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video lavoreremo insieme passo passo questa stola all'uncinetto, morbidissima, traforata, una lavorazione che è un mix tra un punto rete e un punto stella, di facilissima esecuzione, adatta anche ai principianti dell'uncinetto. Il mio progetto misura circa 40 cm in larghezza per 160 cm in lunghezza, ma potrete ovviamente personalizzare tutte queste misure. Per poter eseguire questo progetto utilizzerò un filato morbidissimo 100% Made in Italy, del quale vi parlerò approfonditamente nella sezione del video dedicata ai materiali. Per poter eseguire questo punto di lavorazione ci servono solamente le conoscenze base dell'uncinetto, saper eseguire la catenella, la maglia bassa, la maglia alta e la maglia altissima, che andremo ad alternare per ottenere questo effetto super particolare e di tendenza. Mentre eseguiremo la lavorazione traforata alla parte centrale della nostra stola, andremo anche a lavorare contemporaneamente il bordo del nostro progetto, così non dovremo riprendere i punti in un secondo momento. Spero questo progetto sarà di vostro gradimento, se è così mi raccomando fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E se non vi volete poi perdere tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. E ora non ci resta che dare uno sguardo al meraviglioso filato che ho utilizzato per la nostra stola e ovviamente ad uncinettarla insieme. Il filato per questo progetto è Pregià di lanaio.it. Vi lascio il sito scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Un gomitolo dove si incontrano fibre di altissima qualità, lana merino extrafine e pensate cashmere. Grazie alla robustezza delle fibre di lana merino abbiamo davanti un filato che trasmette sensazione di calore, di comfort, resistente e duraturo, ma allo stesso tempo, grazie alla presenza del cashmere, risulta leggero e traspirante. Abbiamo quindi una combinazione perfetta per fare dei capi eleganti come la stola che vi vado a proporre, ma tranquillamente anche per creazioni più casual, ma soprattutto confortevoli. Come vi ho accennato abbiamo un 80% lana merino extra fine e un 20% cashmere e, molto importante, il filato è mulesin free, quindi realizzato nel totale rispetto degli animali. Perché scegliere un filato come questo che contiene appunto fibre di cashmere? Perché queste andranno ad assorbire l'umidità, la butteranno, tra virgolette, all'esterno e noi avremo sempre una sensazione di asciutto sulla pelle, quindi va bene sia per progetti da stagione fredda sia per progetti da stagione più calda. Made in Italy abbiamo per il singolo gomitolo 50 grammi per una resa di circa 200 metri e come numero di uncinetto e ferri ci viene consigliato il 3,5. Io, in base alla mia mano di lavorazione, utilizzerò un uncinetto numero 4. Per cosa vi consiglio di utilizzarlo? Assolutamente per la stola di questo tutorial, ma anche per sciarpe, cappelli, cardigan, maglioni, tutto quello che suscita la vostra fantasia. Questo tono di lilla che vi sto mostrando, veramente super particolare, lo trovate in tabella colore con il codice 8431 ed è solamente, pensate, uno degli oltre 50 colori disponibili per questo filato. Vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di gomitoli utilizzati per questo progetto e vi invito a dare uno sguardo a questo e a tutti gli altri filati disponibili sul sito di lanaio.it, dove troverete anche un programma fedeltà premiati di lana che sarà molto vantaggioso per i vostri acquisti. E se ad esempio volete replicare questo progetto con un filato puro cashmere, lo trovate sempre sul sito di lanaio.it nel filato Prestigious.
La mia stola presenta queste misure, circa 40 cm in larghezza per 160 cm in lunghezza. Le misure sono ovviamente a piacere, potete farla più stretta, più larga, più lunga o più corta a seconda delle vostre esigenze. Per quanto riguarda il multiplo, quindi il numero di catenelle da avviare per eseguire questo progetto, dobbiamo fare una importante distinzione tra la parte traforata della stola e il suo bordo. Io ho lavorato un piccolo bordo composto da 2 maglie alte sia sulla destra che sulla sinistra del mio progetto, così una volta che la stola è terminata non c'è bisogno di riprendere le maglie per realizzare un bordo perché è già incorporato nel nostro progetto da una parte e dall'altra. Quindi avremo 2 punti sulla destra e 2 punti sulla sinistra del nostro progetto. Per quanto riguarda invece la parte centrale, questo gioco di traforati, dovremo avere un numero di maglie di base multiplo di 3 più 2. Quindi andiamo ad avviare le nostre catenelle che devono essere multiplo di 3, dopodiché aggiungiamo 2 catenelle in più e questa sarà la nostra parte centrale. A queste catenelle che abbiamo ottenuto dobbiamo aggiungerne 4, 2 da una parte e 2 dall'altra per poter poi realizzare il bordo. Quindi se volessimo dare una definizione scritta di questo multiplo sarebbe un numero di catenelle multiplo di 3 più 2 più 4 catenelle aggiuntive. Nel mio caso, per la parte centrale, ho avviato 71 catenelle, che è un perfetto multiplo di 3 più 2, e ho aggiunto poi 4 catenelle. Quindi, per realizzare la stola che vi sto mostrando con queste misure, ho avviato in totale 75 catenelle. In base al multiplo che abbiamo calcolato insieme poco fa, andiamo a realizzare le nostre catenelle di base. Nel mio caso sono 75 catenelle. Completata l'ultima catenella, nel mio caso la numero 75, aggiungo una catenella di supporto, che non deve essere conteggiata come punto, serve semplicemente a rendere più morbida la mia lavorazione. Partendo quindi dalla penultima catenella lavorata, la numero 75 per me, andiamo ad entrare all'interno e lavoriamo un punto basso. Questo sarà il primo punto del nostro giro e proseguiamo lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella fino al termine del giro. Nel mio caso, se ho lavorato correttamente, al termine di questo giro avrò un totale di 75 maglie basse. Abbiamo così completato il bordo inferiore in larghezza del nostro progetto. Iniziamo ora la parte centrale del progetto, quella che presenta il traforato. Sui 2 estremi, alla destra e alla sinistra del nostro pannello, andremo a lavorare contestualmente il bordo, che io ho deciso di realizzare con 2 maglie alte. Per quanto riguarda il primo punto del giro, quindi la prima maglia alta, ci sono diverse possibilità. Potete sostituirla con 3 catenelle oppure realizzare la maglia alta alternativa che vi farò vedere adesso, che è quella che io ho deciso di utilizzare per il progetto, che rende il bordo molto più lineare e compatto. Per realizzare la maglia alta alternativa giriamo il lavoro senza realizzare alcuna catenella. Entriamo nel primo punto disponibile, che corrisponde all'ultima maglia bassa lavorata, e vi lavoriamo un punto basso. Vedete che la maglia bassa qui sulla sinistra forma una sorta di astina in diagonale. Con l'uncinetto rientriamo proprio al di sotto di questa singola astina. In questo modo prendiamo il filo e lavoriamo una seconda maglia bassa. Questa combinazione, che prevede una maglia bassa una dentro l'altra, va a sostituire il primo punto alto del giro. Se non vi trovate con questa lavorazione, come vi ho detto, potete sostituirla con le tradizionali 3 catenelle. Sul punto successivo, il secondo del nostro giro, lavoriamo un tradizionale punto alto. E abbiamo così ottenuto le 2 maglie di bordo. Realizziamo ora 3 catenelle. 1, 2 e 3.
Saltiamo 2 punti sulla base, i 2 successivi, 1 e 2, e nel terzo punto lavoriamo una maglia bassa. Quindi ripetiamo 2 maglie alte, 3 catenelle, una maglia bassa saltando 2 punti sulla base. Lavoriamo nuovamente 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo nuovamente 2 punti sulla base e nel terzo punto lavoriamo una maglia altissima. Carichiamo per 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, prendiamo il filo e lo portiamo a traverso così da avere 4 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo una prima volta e chiudiamo le prime 2. Carichiamo una seconda volta e chiudiamo altre 2 asole. Carichiamo una terza e ultima volta e chiudiamo le ultime 2 asole presenti sull'uncinetto. Ed ecco qui la maglia altissima. Realizziamo 3 catenelle di separazione. Saltiamo 2 punti sulla base e nel terzo lavoriamo un punto basso. 3 catenelle di separazione. Saltiamo 2 punti sulla base, nel terzo lavoriamo la maglia altissima. Questo gioco di maglia altissima e maglia bassa, vedete, crea uno saliscendi, un effetto ad onde lungo tutta la nostra lavorazione e dobbiamo alternare una maglia altissima ad una maglia bassa, mantenendo sempre tra i 2 punti uno stacco formato da 3 catenelle. Abbiamo fatto la maglia altissima, quindi faremo 3 catenelle, salteremo 2 punti sulla base, nel terzo punto lavoreremo una maglia bassa. Nuovamente 3 catenelle, saltiamo 2 punti sulla base, una maglia altissima. 3 catenelle, saltiamo 2 punti, una maglia bassa. E proseguiamo in questo modo, avvicinandoci il più possibile al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine del giro ci restano 4 maglie libere. Lavorato l'ultimo punto della sequenza, facciamo sempre le nostre 3 catenelle e saltando 2 punti sulla base ci restano gli ultimi 2 punti del nostro giro. Sulla penultima e l'ultima maglia del giro dobbiamo lavorare il nostro bordo, composto da 2 maglie alte. Quindi carico il filo sull'uncinetto, salto il quartultimo e terzultimo punto del giro, vado sul penultimo e lavoro un punto alto, vado sull'ultimo punto del giro e lavoro anche qui un punto alto. Ed ecco qui il mio bordo. Questo sarà il risultato al termine del primo giro di lavorazione con il traforato. Vedete che le maglie basse e le maglie altissime creano questo gioco di ondine. I passaggi che vedremo nel secondo giro di lavorazione traforata sono quelli che andremo poi a ripetere per tutto il nostro progetto. Siamo all'inizio del nuovo giro, dobbiamo lavorare il nostro bordo. Se avete cominciato il primo giro di traforato con le 3 catenelle, lavorerete le 3 catenelle per sostituire il primo punto alto. Se invece, come me, avete fatto la maglia alta alternativa, l'andate ad eseguire. Quindi voltate il lavoro, senza fare alcuna catenella, entrate qui sul primo punto disponibile, che corrisponde all'ultima maglia alta lavorata, e lavorate una maglia bassa e la seconda maglia bassa dentro la prima, così da sostituire il primo punto alto di questo giro. Sulla maglia alta successiva lavoriamo una maglia alta, così da ottenere il nostro bordo. Davanti a me ho questa sequenza di punti: 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e una maglia altissima. Anche in questo giro alterniamo la maglia bassa e la maglia altissima e tra un punto e l'altro ci sono sempre 3 catenelle.
ma facciamo una piccola variazione. Realizziamo sempre le nostre 3 catenelle di separazione. Sopra la maglia bassa dobbiamo eseguire la maglia altissima. Quindi carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo sopra la maglia bassa e lavoriamo la maglia altissima. In questo modo. Prima di passare al punto successivo, sempre 3 catenelle di separazione. Queste 3 catenelle saranno la costante insieme alle maglie basse e le maglie altissime per tutto il nostro progetto. Potete facilmente intuire che se abbiamo lavorato una maglia altissima sopra la maglia bassa, sopra la maglia altissima andremo a lavorare la maglia bassa, quindi i nostri punti si scambiano. Maglia bassa sopra la maglia altissima e otteniamo questo risultato. Come si lavorano i punti successivi? Sempre 3 catenelle di separazione. Sopra la maglia bassa lavoriamo la maglia altissima. 3 catenelle di separazione. Sopra la maglia altissima una maglia bassa. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Quali sono le costanti? Ogni volta che davanti a noi c'è una maglia bassa, sopra dobbiamo lavorarvi una maglia altissima e ogni volta che davanti a noi c'è una maglia altissima, sopra dobbiamo lavorarvi una maglia bassa. Tra un punto e l'altro devono sempre esserci le 3 catenelle di separazione. Vedete che come lavoro è estremamente morbido, reso ancora più morbido da questo filato che io sto utilizzando, Pregià di Lanaio.it. È una lavorazione che deve rimanere estremamente traforata ed estremamente morbida. Se vi rendete conto man mano che lavorate i punti che il tutto rimane troppo teso, vi consiglio di aumentare il numero di uncinetto. Proseguiamo quindi in questo modo fino al termine del nostro giro, alternando maglie basse e maglie altissime, intervallate sempre dalle nostre 3 catenelle. A fine giro ho lavorato una maglia altissima sopra l'ultima maglia bassa che mi si presentava. Devo ora lavorare le catenelle di separazione che mi consentono di arrivare qui, a lavorare il mio bordo. Lavoro quindi sempre le mie 3 catenelle e sopra le 2 maglie alte di bordo vado a lavorare una maglia alta. E qui vediamo un'altra costante del nostro progetto. Prima di lavorare il bordo sia sulla destra che sulla sinistra del pannello, a seconda del giro che stiamo eseguendo, ci sono sempre le 3 catenelle di separazione. Se guardiamo l'inizio del giro, dopo aver lavorato il bordo, ci sono sempre le 3 catenelle prima di passare alla parte successiva della lavorazione. Possiamo notarlo anche nel giro precedente, prima di lavorare la maglia bassa, ho eseguito sempre le mie 3 catenelle. Perché 3 catenelle se i punti che abbiamo saltato sulla base sono solamente 2? Perché rendono più morbida la nostra lavorazione e soprattutto più morbido il passaggio tra la maglia bassa e la maglia altissima. Non ci resta quindi che ripetere questi passaggi, giro dopo giro, punto dopo punto, finché la nostra stola non avrà raggiunto la lunghezza desiderata. Quando la nostra stola ha raggiunto le misure desiderate, come andiamo a completare il nostro progetto? Vedete che le maglie altissime che abbiamo lavorato creano una sorta di effetto ad onde qui nella parte superiore della nostra lavorazione. Noi dobbiamo appiattire questo effetto ad ondine, quindi creare un bordo perfettamente dritto che ricordi la stessa bordatura con la quale abbiamo cominciato il nostro progetto. Procediamo quindi in questo modo. Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Davanti a noi abbiamo le 2 maglie alte di bordo. Sopra queste 2 maglie alte lavoriamo un punto bassissimo. Entriamo quindi nella maglia, prendiamo il filo e chiudiamo.
ottenendo così 2 maglie bassissime. Lavoriamo poi 2 catenelle, 1 e 2. Davanti a me ho una maglia altissima. Sopra la maglia altissima lavoro un punto bassissimo. In questo modo. Aggiungo 2 catenelle e davanti a me ho una maglia bassa. Non vado a realizzare una maglia altissima perché andrei ad aumentare l'effetto ad onde. Devo trovare un punto che serva a rendere la lavorazione piatta qui nella parte superiore, ma che vada comunque a riempire questo spazio. Faccio questo realizzando una maglia alta. Quindi carico il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta invece di una maglia altissima come abbiamo fatto nei giri precedenti. 2 catenelle e sopra la maglia altissima successiva lavoro un punto bassissimo. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Sopra le maglie altissime lavoriamo una maglia bassissima e sopra le maglie basse lavoriamo un punto alto. Nel passaggio tra un punto e l'altro le catenelle diventano 2 e proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Al termine del giro, realizzate le 2 catenelle, sopra le 2 maglie alte di bordo lavoriamo una maglia bassissima. Realizziamo il nostro ultimo giro. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro dobbiamo realizzare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, sopra le maglie bassissime, sopra le catenelle e sopra le maglie alte. Davanti a me ho 2 maglie bassissime, quindi su queste lavoro un punto basso, 1 e 2. Sopra le catenelle di separazione, 1 e 2, lavoro un punto basso. Lavoro un punto basso anche sopra la maglia bassissima e proseguo in questo modo con una maglia bassa sopra ciascun punto fino al termine del mio giro. Con questo giro di maglia bassa otteniamo una bordatura su questo lato del nostro progetto che richiama perfettamente il bordo con il quale abbiamo cominciato la nostra stola. Lavorata quindi una maglia bassa sopra ciascun punto del nostro giro, non ci resta che allungare l'asola, sfilare l'uncinetto, tagliare il filo, bloccarlo con un nodino e nascondere l'eventuale eccesso al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. E il nostro progetto è completato. Siamo così arrivati al termine di questo morbidissimo e particolarissimo progetto, lavorato con il filato Pregià di lanaio.it. Vi ricordo il sito che vi lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Ho utilizzato questo filato Pregià che rende questa stola veramente super morbida sulla pelle, un filato che vi consiglio per tantissimi altri progetti all'uncinette con i ferri da maglia e che trovate in oltre 50 colorazioni sul sito di lanaio.it. Ma ora ditemi, vi è piaciuto questo progetto? L'avete trovato interessante? Un buon spunto creativo? Fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se non vi volete perdere tutti i prossimi progetti che ho in programma per voi, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando sull'apposito pulsante presente sotto il video. Perciò con questo progetto morbidissimo, coloratissimo e di tendenza vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.